Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo maglione over, è un oversize, è un maglione abbastanza lungo, infatti misura 68 cm di lunghezza e largo, misura 60 cm di larghezza, al quale ho voluto fare questo collo a ciambella, che trovo molto bello, anche molto caldo per l'inverno, e ho voluto realizzare questa manica che va a finire un pochino a palloncino. È una lavorazione a pannelli, è davvero facilissima, scorre in fretta perché il filato mi ha permesso di utilizzare un uncinetto piuttosto grosso, quindi cresce velocemente. Brevemente vi ho dato le dimensioni, vi dico anche che per realizzare questo maglione ho usato 4 gomitoli e mezzo, considerando che ogni gomitolo pesa 100 grammi e sono circa 450 grammi di filato, e vi dico anche i metri, circa 1200 metri di filato. Ogni gomitolo ne contiene 260. Prima però di lasciarvi all'occorrente al tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che andrò a pubblicare. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un hype. Per questo progetto sono andata ad utilizzare questo filato della Ellison May, che è un prodotto Action, lo trovo molto buono, è un 76% lana e un 24% nylon, è sfumato, pelosino, poco ritorto e mi ha permesso di andare a lavorarlo con un uncinetto numero 7. Sono andata poi a realizzare i polsini con l'uncinetto 6,5. Dopodiché avremo bisogno di un ago da lana, un metro da sarta, una forbice, qualche marcapunti e eventualmente degli spilli per poter fermare il lavoro nella chiusura dei fianchi, perché sarà un lavoro realizzato a pannelli. Andiamo ad iniziare il nostro pannello. Iniziamo col pannello del dietro. Considerando che il maglione che andrò a fare sarà un maglione di taglia over, quindi morbido, comodo, e voglio arrivare a circa 58-60 cm di larghezza del pannello, con questo uncinetto, questo filato e la mia mano, e considerando che per realizzare questo punto avremo bisogno di un multiplo di 3 più 1, andrò a montare 70 catenelle. 69 è il multiplo di 3 più 1. Vado a fare le mie 70 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, fino a 70. Ho realizzato le mie catenelle, ora vado velocemente a misurare, tenendo in tensione la catenella, e il pannello misura esattamente 60 centimetri e mezzo più o meno, quindi va bene. Faccio una catenella aggiuntiva e vado a ripassare punto su punto a punti bassi. Quindi per ogni catenella che abbiamo andremo a lavorarci sopra un punto basso. Quindi entro nella catenella, faccio un punto basso, entro nella catenella successiva un punto basso, quella dopo un punto basso e via via finché non arriveremo a ripassare tutte le nostre catenelle a punti bassi. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine della riga. Una volta ripassate tutte le catenelle, iniziamo la riga del punto vero e proprio. Quindi volto il mio lavoro, entro nel punto qua sotto, vado a fare un punto basso, dopodiché entro nella costina più distante dall'uncinetto del punto basso stesso, ne faccio un secondo e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché rientro nello stesso punto di base e vado a farne altri 2, quindi avremo un totale di 3 punti alti nello stesso punto di base. Mi sposto al terzo punto utile, quindi 1, 2 di salto, entro nel terzo, vado a fare un punto basso,
e una catenella, dopodiché rientro nello stesso punto di base e vado a fare 2 punti alti. Mi sposto nel terzo punto utile, quindi ne salto 2 di base, entro nel terzo e faccio un punto basso più una catenella, dopodiché rientro nello stesso punto di base e vado a fare altri 2 punti alti e ricomincio. Entro nel terzo punto utile, punto basso, catenella, rientro nello stesso punto di base e vado a fare 2 punti alti. Entro nel terzo punto disponibile, faccio un punto basso, una catenella, rientro e faccio 2 punti alti. La sequenza da seguire è questa qua. Quindi terminato questo gruppo, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, punto basso e catenella, rientro nello stesso punto di base e vado a fare altri 2 punti alti, sempre nello stesso punto di base. Ripeto, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto, faccio un punto basso, una catenella, rientro nello stesso punto di base, vado a fare altri 2 punti alti e andiamo avanti fino a fine della riga in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata al termine. Arrivata al termine della riga, e se abbiamo fatto i conti giusti ci mancheranno 3 punti, quindi entriamo nel terzo e ultimo punto con un punto basso, una catenella, rientro e faccio un solo punto alto e ho finito la mia riga. Giro il lavoro, vado a fare nel primo punto disponibile, quello subito sotto, punto basso su punto basso, dopodiché entro nell'archetto formato dalla catenella che ho subito qua dopo e vado a fare 2 punti alti. Quindi inizieremo sempre con 3 punti alti e finiremo sempre con un punto basso, una catenella, un punto alto. Dopodiché mi sposto qui nell'archetto formato da una catenella. Vedete, qui c'è il punto basso, i 2 punti alti e qui c'è la catenella. Entro nell'archetto, faccio un punto basso, una catenella, rientro nello stesso archetto di base e faccio 2 punti alti. La sequenza è sempre la stessa, praticamente andremo a ripetere la stessa riga per tutto il lavoro. Quindi sono ancora in questa situazione, qui ho il punto basso, qui ho i 2 punti alti, qui la catenella, entro in questo spazio, faccio punto basso, catenella e 2 punti alti nello stesso archetto di base. Di nuovo salto il punto basso, i 2 punti alti, qui c'è l'archetto formato dalla catenella, entro, faccio punto basso, catenella e 2 punti alti. Vado all'archetto successivo, punto basso, catenella, 2 punti alti nello stesso archetto di base. Mi sposto nell'archetto che viene dopo, punto basso, catenella e 2 punti alti nello stesso archetto di base. Mi sposto nell'archetto successivo, punto basso, catenella, rientro e faccio 2 punti alti. La sequenza da seguire è solo questa qui, quindi sono entrata nell'archetto, punto basso, catenella e 2 punti alti. Vado avanti a lavorare in questa maniera fino a fine riga, che vedremo come finire la riga ed iniziare la prossima. Arrivati all'ultimo gruppetto, qui ci restano i 3 punti di inizio della riga precedente.
Andiamo nell'ultimo punto utile, quindi saltiamo il punto basso, i due punti alti, entriamo nell'ultimo punto disponibile e facciamo un punto basso, una catenella e un solo punto alto. Terminata la riga, giro il lavoro, vado a fare sul primo punto utile punto basso su punto basso, entro nello spazio della catenella, vado a fare 2 punti alti e dopodiché vado avanti così come ho fatto nella riga precedente. Entro nello spazio formato dalla catenella, faccio un punto basso, una catenella e 2 punti alti nello stesso archetto di base, entro nell'archettino successivo, punto basso, catenella e 2 punti alti e via via fino a terminare la riga, dove andremo a terminarla sull'ultimo punto disponibile con un punto basso, una catenella, un punto alto, voltiamo il lavoro, ricominciamo da capo. La sequenza da fare è questa e io andrò a lavorare il mio pannello, siccome voglio un maglioncino piuttosto abbondante, credo che arriverò fino a 60 centimetri. Ci vediamo quando sono arrivata a quella misura. Alla fine sono arrivata a 68 centimetri di altezza. Ho lavorato in tutto 52 righe di andata e ritorno. Ora andremo a pareggiare il pannello. Lo faremo semplicemente a punti bassi. Quindi entro nel primo punto utile, faccio un punto basso. Qui ho la catenella e il punto basso. Entro direttamente nel punto basso e vado a fare un punto basso. Qui ho i 2 punti alti e faccio 2 punti bassi. Salto la catenella, vado a fare un punto basso. Ho i 2 punti alti e ho fatto 2 punti bassi. Salto la catenella, entro direttamente nel punto basso e faccio un punto basso. 2 punti alti, faccio 2 punti bassi sopra. Qui ho il punto basso, entro e faccio il punto basso. Ho i 2 punti alti, faccio i 2 punti bassi sopra. Qui ho il punto basso, faccio il punto basso, salto la catenella. Praticamente vado a lavorare punto su punto saltando la catenella e come vedete il bordo andrà a raddrizzarsi. Vado avanti a lavorare così fino a fine riga. Sono arrivata a fine riga e vado a finire con gli ultimi 3 punti bassi sugli ultimi 3 punti utili e il nostro pannello è terminato. E questo è il pannello del dietro. Taglio il filo, faccio la mia catenella di sicurezza. Adesso vado a fare il pannello del davanti, che sarà sicuramente l'inizio identico. Quindi pannello del dietro l'abbiamo iniziato in questo modo: 70 catenelle per 60 cm di larghezza. Sono andata a lavorare 52 righe ed ho ottenuto i 68 cm di altezza. Ora il pannello del davanti inizieremo allo stesso modo, quindi nel mio caso sono i famosi 60 cm per 70 catenelle. Andrò avanti a lavorare, però mi fermerò circa 8 cm prima e andrò a ricavare questo incavo per dare una sagoma al collo. Quindi vado ad iniziare il mio pannello davanti nella maniera identica con cui ho iniziato il pannello dietro, arriverò a circa 60 cm, quindi mi fermo un po' prima e ci vediamo per continuare la lavorazione, vedere come fare il collo. Ci vediamo dopo. Sono arrivata ai 60 cm del mio pannello davanti e ho lavorato in tutto 46 righe di andata e ritorno. Ora ho messo i 2 marcapunti al centro per ricavare una scollatura, quindi ho lasciato 18 cm al centro, quindi ho circa 21 cm per parte.
Ora proseguiremo a lavorare questi due pezzettini per i 6 giri restanti. Quindi sono qui, riprendo il mio lavoro. Normalmente con il nostro punto, e andrò a lavorare fin dove ho il marcapunti. Il marcapunti l'ho posizionato dove ho la catenella. In questo modo potremo riprendere le righe di andata e ritorno nella stessa maniera con cui abbiamo lavorato il pannello grande. Praticamente andremo a ricreare un pezzettino di pannellino sia da una parte che dall'altra. Ora vado avanti a lavorare fino a qui e ci vediamo per capire come girare. Sono arrivata all'ultimo gruppo di punti, ho fatto il mio punto basso, catenella, vado a fare 2 punti alti, dopodiché mi sposto dove ho il marcapunti e ho la catenella, entro e faccio il modulo di chiusura riga, quindi un punto basso, una catenella e un punto alto. Dopodiché giro il lavoro e riprendo a lavorare così come ho lavorato l'intero pannello. Quindi entro nel primo punto utile, faccio punto basso su punto basso, entro nell'archetto formato dalla catenella, faccio 2 punti alti e via via. Siccome io ho lavorato 46 righe di andata e ritorno e devo arrivare a 52, andrò a lavorare un totale di 6 righe per questo pezzetto di lavoro. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine della sesta riga. Sono alla fine della mia sesta riga, vado a concluderla entrando nell'ultimo punto utile facendo punto basso, catenella e punto alto. Dopodiché vado semplicemente a chiudere con la riga di punti bassi in modo da raddrizzare questo tratto di lavoro. Quindi vado a fare punti bassi per ogni punto utile saltando la catenella, così come abbiamo fatto nel pannello precedente. Quindi ho i miei 2 punti alti di lavoro con 2 punti bassi, uno per punto. Salto la catenella, entro nel punto basso, lavoro il punto basso. E andiamo a terminare questo pezzettino di riga così. Ho terminato questo lato. Adesso, siccome andrò ad unire 2 pannelli all'uncinetto e non voglio fare tanti tagli, vado direttamente ad unire questo pezzetto, questa spalla, al pannello dietro. Quindi vado a realizzare qual è il mio diritto, vado a contare i punti. Nel pezzo corto ne ho 26, con l'uncinetto grande risulta facile fare questo procedimento, quindi andiamo a contare i nostri punti. E vado a marcare il mio 26esimo punto. Ovviamente sono 26 nel mio caso, voi in base al filato, l'uncinetto, la misura, probabilmente avrete un numero diverso dal mio. Quindi giro il mio lavoro, avvicino i 2 pannelli e vado a cucire a punto bassissimo la spalla, quindi faccio una catenella, entro nel primo pannello del punto che ho subito sotto, vado nel punto che ho marcato del pannello del dietro e faccio un punto bassissimo, vado nel punto successivo, prendo tutti e 2 i pannelli, punto bassissimo, punto successivo dei 2 pannelli, punto bassissimo e via via finché non arrivo alla fine di questo tratto. Dopodiché inizieremo il lavoro dall'altra parte. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Sono arrivata all'ultimo punto, vado a fare il mio punto bassissimo, dopodiché chiudo
con un nodino di sicurezza e taglio il filo e abbiamo finito questa parte di davanti, compreso la cucitura della spalla. Ora dobbiamo ripartire con l'altro pezzo, quindi siccome dovremo lavorare in maniera speculare, dovremo iniziare il lavoro da qui. Da questa parte l'abbiamo iniziato dal fianco, qui lo dobbiamo iniziare dal mezzo praticamente. Entro qui dove ho la catenella e il marcapunti e vado a fare il mio inizio, anzi no, in realtà qui al posto di entrare nella catenella dove ho il marcapunti entro nel punto alto che ho adiacente e vado a fare il mio primo punto, dopodiché entro nella catenella, perché appunti lo posso togliere, e vado a fare i 2 punti alti, così come all'inizio di tutti i giri. Dopodiché mi sposto nella catenella successiva e vado a ripetere il mio punto. Sono arrivata a fine riga e vado a terminare con punto basso, catenella, punto alto, giro il lavoro e riparto. Vado a fare le altre 5 righe, nel mio caso, per raggiungere il totale di 6. Ci vediamo quando ho realizzato tutte le altre righe. Sto andando a concludere la mia 6ª riga, quindi faccio l'ultimo gruppo di punti che è punto basso, catenella e punto alto, dopodiché vado a ripassare a punti bassi tutto questo tratto e se abbiamo fatto bene i conti deve essere un numero di punti uguale all'altra spalla, nel mio caso sono 26. Vado a terminare la mia riga di punti bassi, dopodiché andrò a contarli e ci vediamo dopo. Ho terminato la mia riga di punti bassi, ho realizzato che il numero è giusto, quindi li ho contati e sono 26. Porto il mio lavoro in modo da avere la cucitura dell'altra spalla dal rovescio, cioè dal verso in cui stiamo lavorando, e vado a fare l'operazione di prima. Salgo con una catenella, vado a prendere il punto del pannello che ho davanti e prendo il punto del pannello che ho dietro, metto da parte la codina dell'altro pannello, facendo attenzione di prendere il filo lungo per lavorare, e vado a prendere i punti, uno per ogni pannello, quindi pannello davanti, pannello dietro e chiudo. Vado a chiudere anche questa spalla, dopodiché faccio la catenella di sicurezza e quindi saremo pronti per andare a fare le maniche. Una volta terminato di unire le spalle, bisognerà andare a realizzare le maniche. Prima di tutto, per realizzare le maniche bisogna calcolare la misura dello scalfo manica. Io ho calcolato 19 centimetri di scalfo, quindi dalla cucitura sono andata a marcare 19 da una parte e 19 dall'altra. Dopo aver calcolato il mio scalfo manica e averlo marcato, vado a riportare le misure anche dall'altro lato della maglia. A questo punto andremo a fare una riga di preparazione di punti bassi. Quindi vado a prendere il mio filo, il mio uncinetto, faccio il mio nodino iniziale, entro dove ho marcato, entrando direttamente nel punto, non prendendo tutta la barretta. In questo modo i punti resteranno più discreti. E vado a fare 2 punti bassi per ogni punto alto che troviamo in obliquo.
Quindi per ogni barretta che abbiamo a disposizione andiamo a fare 2 punti bassi. In ogni caso dovremo tenere presente il multiplo, perché se vi ricordate avremo bisogno di un multiplo di 3 più 1. Io l'altra manica l'ho già realizzata, vedete? E ho montato in tutto 52 punti bassi, che è un multiplo di 3 più 1. Quindi adesso vado a continuare con i miei punti bassi e ci vediamo quando sono arrivata all'altro marcapunti. Una volta terminata la mia riga di punti bassi, giro il lavoro e vado a riprendere la lavorazione del punto vero e proprio, così come abbiamo fatto per gli altri 2 pannelli, sia del davanti che di dietro. Quindi vado a fare il mio punto basso su punto basso, che sarà il mio primo punto alto. Dopodiché rientro nello stesso punto di base, vado a fare gli altri 2 punti alti, mi sposto nel terzo punto disponibile, vado a fare punto basso, catenella e rientro nello stesso punto di base, vado a fare i miei 2 punti alti, conto 1, 2, 3, entro nel terzo punto utile, vado a fare il mio punto basso, catenella, eccetera eccetera. Andiamo avanti a lavorare così come gli altri 2 pannelli, e ho lavorato in tutto nell'altra manica 29 righe di andata e ritorno. Ho calcolato di fermarmi un 6-7 centimetri prima della misura giusta della manica che mi serve, dopodiché andrò a chiudere il fianco e farò un polsino arricciato, però lo vedremo poi insieme in un secondo tempo. Per quel che riguarda la misura giusta della manica, tenete vicino un maglione che vi sta bene, che vi va bene, e man mano controllate la misura con quel maglione lì. In questo modo risulterà più semplice avere il controllo per quel che riguarda la lavorazione della manica. Io continuo a lavorare le mie righe di andata e ritorno, ci vediamo quando sono arrivata alla 29esima riga e vedremo poi come andare avanti. Realizzate le 29 righe, ora vado a ripassare di punti bassi tutto il bordo della manica. Quindi vado a ripassare così come ho ripassato i tratti delle spalle e il pannello del dietro. Durante la lavorazione avrete notato che la manica tende ad allargarsi, però con questa riga di punti bassi andremo a pareggiare anche quel problema, e se rimane un filino più largo comunque niente male, quando andremo a fare il polsino si Una volta terminata la riga faccio una catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo un pochino più lungo e questo pezzo mi servirà per cucire il fianco. Terminate le maniche andremo a chiudere i fianchi. Come avrete potuto vedere nella manica non ho fatto diminuzioni e anche nonostante il giro di punto basso tende un pochino ad allargarsi, e per me va bene così perché dopo avremo l'effetto più arricciato sul polsino, che è l'effetto che voglio ottenere. Detto questo, vado a prendere prima di tutto qualche spillo per fissare. Voi se non li volete usare potete usare anche dei marcapunti, oppure potete andare anche così a mano libera. Io ho il retaggio sartoriale, avendo lavorato
come sarta per tantissimi anni e mi è rimasta un po' questa mania di mettere gli spilli, mi sento più sicura. Ne ho messi un po' sulla manica, ora vado a fissare un pochino sul fianco, dopodiché andremo a cucire. Fissati gli spilli, vado a prendere il mio ago e il filo che ho volutamente lasciato lungo in modo da non fare tante codine e vado a cucire. Entro nel primo punto del lembo che ho dietro e nel primo punto di quello che ho davanti. Passo al punto successivo, sempre da dietro a davanti. Avrete notato che tende un pochino ad avere queste onde la lavorazione. Una volta cucito non si vedrà niente. E cucio il fianco in questa maniera, praticamente porto il filo dietro, entro da dietro, prendo un punto, prendo l'altro punto del lembo davanti, esco da davanti e entro da dietro, prendo i due punti pieni di tutti e due i lati vado a cucire tutto questo fianco, l'altro fianco, dopodiché ci vedremo per realizzare i polsini ed il collo. Sono arrivata alla fine anche del secondo fianco, vado a chiudere con un punto asola, un paio di punti asola, per fissare bene il lavoro. Dopodiché vado a nascondere il filo tra i punti e abbiamo terminato la chiusura dei fianchi. Una volta realizzati i nostri fianchi andremo a fare il collo. Una volta chiusi i fianchi vado a realizzare il collo. Per realizzare il collo, siccome sarà un collo alto andrà risvoltato, dovremo lavorare dal rovescio. Quindi metto il maglione dal rovescio, cioè con le cuciture all'esterno, parto un punto qualsiasi dal dietro e vado a ripassare il collo a punti alti. Quindi faccio un punto basso, una catenella in questo caso, vado a riprendere tutti i punti a punto alto. Qui ho i punti dritti e qui mi ritrovo coi punti di traverso, cioè in orizzontale. Nel frattempo lavoro anche le codine che ho in giro. Vado a fare i due punti per ogni barretta che troviamo. Ogni punto alto che troviamo in orizzontale lavoreremo nel suo interno due punti alti. Questa codina adesso la posso tagliare.
Dopodiché passo alla parte che abbiamo lasciato al centro sul davanti e andremo a ripassare a punti alti nello stesso modo con cui abbiamo ripassato coi punti bassi, quindi lavoreremo un punto per ogni punto disponibile, un punto alto per ogni punto disponibile, saltando la catenella. Quindi qui ho i punti alti, lavoro i 2 punti alti, salto la catenella, entro dove c'è il punto basso. Entro dove c'è il punto basso, dopodiché passo nel punto alto successivo, faccio il mio punto alto, qui ho il punto basso e vado a lavorare la parte sotto del collo in questa maniera, ripasso tutto, ci vediamo quando ho terminato il giro. Una volta terminato il giro andremo a dare una contata ai punti perché dovremmo avere un numero di punti pari. Nel mio caso io ho già contato, ne ho 70 e va bene. Vado a chiudermi con un punto bassissimo, salgo con una catenella e farò un po' di giri di punti a rilievo davanti e dietro. Quindi ho fatto il primo punto a rilievo davanti, dopodiché vado a inserire l'uncinetto dal dietro del lavoro attraverso la barretta, vado a prendere il filo, faccio un punto a rilievo dietro, prendo il filo, entro da davanti, giro intorno al punto, esco dietro, faccio il mio punto a rilievo davanti, prendo il filo, entro da dietro, giro intorno al punto, torno dietro e faccio il mio punto alto. Prendo il filo, entro da davanti, giro intorno al punto, sbuco davanti, faccio il mio punto alto. Ora tocca quello dietro, punto alto a rilievo dietro, quello davanti, punto alto a rilievo davanti, punto alto a rilievo dietro e vado a lavorare così tutto il giro. Dopodiché, terminato il giro, inizieremo a lavorare i punti così come li troveremo fino ad andare a completare il nostro collo. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro e vedremo come chiudere e ripartire. Sono arrivata a fine giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo. Ho iniziato il giro con un punto a rilievo davanti e l'ho finito con un punto a rilievo dietro. Ora salgo con una catenella, prendo il filo e riparto, vado a lavorare i punti così come li trovo. Quindi qui ho un punto a rilievo davanti, vado a fare il punto a rilievo davanti. Qui ho un punto a rilievo dietro, vado a fare il mio punto a rilievo dietro. Prendo il filo, trovo il punto a rilievo davanti, faccio il punto a rilievo davanti, prendo il filo, faccio il punto a rilievo dietro. E vado avanti a lavorare giri in questa maniera finché non raggiungo la lunghezza del mio collo. Penso che arriverò più o meno a 20 cm di lavorazione. Quando ho finito vi dico esattamente quanti giri ho fatto e quanti centimetri saranno in tutti questi giri. Ci vediamo dopo. Ho terminato anche il collo, ho lavorato in tutto 19 giri per ottenere 20 cm di collo. Catenella di sicurezza, nodino. Ora vado a rigidare il maglione perché, se vi ricordate, abbiamo lavorato dal rovescio. Ecco il collo, qui abbiamo il rovescio, andiamo a fare il risvolto ed è perfettamente al diritto. Questo è il nostro collo. Ora andiamo a riprendere le maniche per fare il polsino. Quindi vado a prendere una manica, filo e uncinetto. Per il polsino lavoreremo dal diritto e vado a fare in primis un giro di diminuzioni. Quindi entro in un punto qualsiasi, vado a lavorare il mio primo punto basso, dopodiché faccio un giro di tutte diminuzioni. Entro in un punto, prendo il filo, entro nel punto successivo, prendo il filo, mi ritrovo con 3
asoline sull'uncinetto e scarico tutte e tre. E vado avanti così per tutto il giro. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Sono arrivata a fine giro e sto andando a lavorare l'ultima diminuzione. Vado a chiudere il giro. Ora vado a ripassare questo giro a punti alti, quindi salgo con una catenella e faccio un punto alto, oppure fate voi, volete sostituire il punto alto con 2 catenelle, 3 catenelle, è uguale, come siete più comodi. Io ho iniziato a lavorare così sul collo, sto andando avanti così. E vado a ripassare a punti alti. Se vedete che il polso vi resta troppo grande, potete aiutarvi con un uncinetto un pochino più piccolo. Dovrete un po' navigare a vista per riuscire a capire cos'è meglio. Io vado avanti con questo, faccio il mio giro, poi decido se tenere questo uncinetto o cambiarlo. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Terminato il mio giro, vado a chiudere con un punto bassissimo. Anche qui, prima di chiudere, dovremmo controllare di avere un numero di punti pari. Io ne ho 26. A questo punto vado a cambiare l'uncinetto perché il polso mi resta un po' troppo grande. Ho preso un uncinetto del 6,5 e vado a fare così come ho fatto il collo. Vado a lavorare punti a rilievo davanti e dietro fino a realizzare un numero di giri che vada a coprire la misura della manica che ci serve. Continuo a lavorare punti a rilievo davanti e dietro finché non avrò fatto un numero di giri a sufficienza, finché non arrivo alla misura giusta della manica. Quando avrò finito il polsino vi dirò esattamente quanti giri ho realizzato. Ho terminato il polsino, l'ho lavorato in tutto 5 giri. Ora vado a nascondere i fili. Ora vado a nascondere il filo e vado a realizzare l'altro polsino, dopodiché andremo a vedere il nostro maglioncino indossato. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.